Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i gemelli e le tendenze energetiche disponibili per l'amore di aprile 2026. Abbiamo la carta del giudizio, amici dei gemelli. È una bella carta perché è una carta di presa di consapevolezza, è una carta di risveglio spirituale, è una carta che indica una chiamata, quindi se state aspettando una telefonata da parte di qualcuno, potrebbe essere che arrivi nel mese di aprile. Però è una carta che indica come il prendere visione di una realtà più grande. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie. Partiamo con la morte, il carro, asso di coppe, abbiamo un 6 di bastoni, un 4 di spade, mm, 7 di pentacoli, 5 di coppe e imperatrice. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere questa linea di carte ed è la vostra energia, quindi se siete single potete rimanere con questa parte della lettura, ma se avete qualcuno in testa, indipendentemente da quale sia il tipo di relazione, vi invito a fermarvi perché nella seconda parte della lettura andiamo a vedere lo sviluppo energetico della vostra persona di interesse nel mese di aprile. Quindi non importa il tipo di legame, se sia solo una conoscenza, una frequentazione, piuttosto che già una relazione stabile o clandestina, sarà il movimento energetico dell'altra persona. Allora, partiamo con la carta della morte e il carro. Qui sinceramente secondo me c'è qualcuno che sta lasciando indietro un capitolo, può essere un modo di pensare con questa morte, può essere ehm, un tipo di comportamento. Abbiamo l'imperatore e un 9 di pentacoli. C'è come una sicurezza qui, secondo me, che viene lasciata indietro. Per qualcuno si tratta di una casa, magari vi state trasferendo, perché subito dopo abbiamo il carro. Comunque è come se si lasciasse indietro una zona sicura, mi viene da dire. Andiamo a vedere questo carro. Mm. Abbiamo il fante di spade, un 3 di pentacoli, la regina di bastoni e un 4 di spade che avete già qui. Credo che faccia riferimento ad un atteggiamento che vi faceva magari sentire al sicuro. Perché qui con questo 3 di pentacoli al contrario è come se qualcuno non volesse più prendersi certe responsabilità. Sento che siete stanchi, avete come bisogno di riprendere un attimo le forze. Vi manca probabilmente un po' di entusiasmo a inizio di aprile. Andiamo a vedere l'asso di coppe. Abbiamo un papa,
la regina di coppe, un 8 di pentacoli e un 8 di coppe. Io sento, ragazzi, che qui c'è qualcuno che ha voglia di aprire il cuore. Probabilmente arrivate da una situazione dalla quale vi siete mossi, vi siete spostati e c'è come bisogno di un po' guarire il cuore e un po' riempirlo, mi viene da dire. Potrebbe esserci una persona nel mondo del lavoro che vi interessa. Per qualcuno potrebbe essere un capo. Andiamo a vedere 6 di bastoni. Cavaliere di coppe. Ho come l'idea che non vi sentiate riconosciuti. Può essere da una persona in generale, se avete qualcuno in testa, ma può essere anche dal mondo, cioè dagli altri. Allora abbiamo un cavaliere di coppe, un fante di pentacoli, un sette di pentacoli e un cavaliere di spade. Sì, c'è proprio come questo bisogno di riconoscimento, bisogno di essere visti. Se per caso avete puntato qualcuno, vi dico che è proprio l'attenzione di quella persona che state cercando. Nel caso non abbiate proprio nessuno in testa, io ho come l'idea che già a inizio mese potrebbe effettivamente affacciarsi qualcuno, ragazzi. Credo che siate in una fase talmente tanto di cambio che in realtà non vi accorgiate proprio subito che questa persona ha degli interessi nei vostri confronti. Siete un po' a fatti vostri, devo dire, siete impegnati con queste scelte importanti, con questo movimento, con questi tagli della morte. E io credo che qualcuno sia anche un po' in fase protettiva, sapete? Cioè per la serie lascio il mondo fuori, non voglio sapere di nessuno. Qui potrebbe esserci effettivamente, se la persona di cui vi sto parlando fa riferimento a qualcuno che conoscete nel lavoro, come vi ho detto prima, potrebbe essere un capo. Qui ho come la sensazione che qualcuno di voi si faccia come un sacco di domande. Soprattutto vedendo questa regina di coppe, ho l'idea che il vostro stato emotivo potrebbe essere piuttosto ballerino nel mese di aprile. Andiamo a vedere il 4 di spade. 4 di bastoni e re di bastoni. Sento che dovete uscire un pochettino dal vostro guscio, perché è vero che probabilmente in questo momento avete bisogno di una zona di sicurezza, soprattutto se state affrontando un grande cambio a inizio mese, però è anche vero che rimanere, diciamo, troppo concentrati su quello che è il lavoro, su quello che sono i doveri, vi toglie entusiasmo per tutto il resto. Con questo 4 di spade c'è bisogno proprio di uscire dal proprio guscio, di togliersi dall'isolamento, di iniziare ad affacciarsi al mondo. Avete un asso di coppe, c'è bisogno di riempire questa coppa e se qua nessuno ve la riempie, sento che è come se andaste verso nuovi obiettivi, nuove, come dire, prospettive. La sensazione che ho è che in realtà ci siano due persone nel mese di aprile. Una potrebbe essere presente già all'inizio, l'altra arriva da metà aprile in poi. La prima potrebbe, allora, se la conoscete già, è quello che vi ho detto, quindi potrebbe essere qualcuno sul mondo del lavoro. Però se non la conoscete, sento che è come se non vi convincesse tanto all'inizio. Andiamo a vedere il 7 di pentacoli. 7 di coppe sacerdotessa, qui è come se iniziasse a farvi delle domande inerenti al futuro, che cosa posso creare con questa persona o semplicemente che cosa voglio creare io per me, che tipo di relazione magari voglio creare io per me, chi voglio al mio fianco potrebbe essere. Andiamo a vedere il 5 di coppe, 3 di spade. E regina di pentacoli, andiamo a vedere anche l'imperatrice.
temperanza e 2 di pentacoli. Allora, qui abbiamo regina di denari e imperatrice. Ho come la sensazione che le carte e sacerdotessa. Ho come la sensazione che le carte vi vogliano dire di prendervi cura di voi stessi, di focalizzarvi su quello che per voi è importante, di cercare di avere una visione più ampia, più nel lungo periodo, con quello che è il tipo di relazione che volete creare nella vostra vita, il tipo di persone che decidete di far entrare nella vostra vita, perché io ho l'idea che qui, siccome c'è bisogno di essere visti, c'è bisogno di riconoscimento, c'è bisogno di sentirsi amati per quello che si è, io qui ho l'idea che non accetterete niente di meno rispetto a quello che pensate di meritare, che non è esattamente quello che meritiamo. Possono essere diverse le due cose. Quindi ragazzi, fondamentalmente un movimento ce n'è nel mese di aprile, ripeto, potrebbero esserci due persone, la prima secondo me non vi convince molto, però ecco, ho anche l'idea che potrebbe esserci come una conversazione che in qualche modo vi apre le porte per una nuova persona. Io qui con questo carro sento che dovrete come effettuare una scelta. Siccome qui c'è la morte, può essere che la scelta sia proprio per tagliare quello che è il passato. Datemi una carta per il 9 di pentacoli. Ok, io credo che qui ci sia qualcuno che può essere, per paura, che tenda a voler rimanere da solo, da sola, che si comporti e pensi come un single, però che, diciamo, tutta l'evoluzione che c'è a livello energetico vi porterà, non dico a non essere più single, perlomeno non in questo mese, non è quello che vedo, però sì ad aumentare la vostra asticella, a alzare il livello di aspettativa per quello che riguarda le persone che vi meritate o quello che vi meritate voi nella vita o quello di cui avete bisogno. Cioè è come se fosse proprio chiaro che al di sotto di un certo tot non accetterete. Andiamo a vedere l'energia della vostra persona di interesse. Otto di pentacoli che avevate già voi, cavaliere di spade che avevate, regina di pentacoli che avevate, cioè che avete. Sei di bastoni che avete proprio qui, il diavolo, sei di spade e re di coppe. Allora, come vi dicevo prima, questa persona potrebbe essere qualcuno presente nel mondo del lavoro o potrebbe comunque essere una di quelle persone che vedete o che state vedendo molto spesso, quasi quotidianamente, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere quest'otto di pentacoli. Allora abbiamo un asso di coppe, ragazzi, ce l'avete anche voi. Io credo che questa persona nutra qualche cosa per voi, abbia come questo sentimento, questo cuore aperto se vogliamo. Asso di coppe, 9 di pentacoli che avete anche voi e fante di bastoni. Io sento che potrebbe esserci stato come già del divertimento. Se non è un divertimento in orizzontale, potrebbe essere come qualche flirt, come se vi foste punzecchiati. Però devo dire che siete due persone completamente autonome, indipendenti. Io credo che abbiate abbastanza amor proprio entrambe.
Andiamo a vedere il Cavaliere di Spade. Asso di denari e Fante di Pentacoli. Io credo che questa persona all'inizio del mese, ragazzi, avrà come una certa determinazione nel prendere quello che vuole, mi viene da dire, o comunque nel porsi in un certo modo nei vostri confronti. Con questo Cavaliere di Spade sento che ci sarà come una sorta di accelerata nel movimento energetico. C'è un asso di pentacoli, quindi secondo me c'è una buona probabilità che qualche cosa inizi. Qui abbiamo due assi. Forse siete un po' voi quelli più schivi, perché secondo me l'altra persona è già ben dentro quello che vuole. Andiamo a vedere la Regina di Pentacoli, 4 di bastoni, 5 di pentacoli e Cavaliere di Pentacoli. Io credo che la persona abbia intenzioni serie, ma di per sé non necessariamente con voi. Cioè sento che è una persona di un certo spessore, sinceramente. Ha entusiasmo per la vita, potrebbe anche essere più giovane, o comunque diciamo che c'è una differenza di età abbastanza importante. Però io la sensazione che ho è che siccome siate due persone completamente indipendenti, ehm, ci stiate andando molto con calma. Cioè, è vero che qui c'è una sorta di accelerazione, probabilmente è inerente a quello che farete, a quanto vi vedrete, diciamo, essendoci un asso di pentacoli è la parte pratica, la parte fisica, però a livello di coinvolgimento, a livello di lasciarsi andare, a livello di parlare di futuro, secondo me le cose vanno molto a rilento. Vi vedete, state bene insieme, però qui c'è come un aspetta un attimo. Andiamo a vedere il 6 di bastoni perché io sento che vibrate nella stessa energia, cioè avete entrambi il 6 di bastoni al centro della lettura. Qui è come se ognuno di voi avesse imparato a fare a meno degli altri per pregresse delusioni, pregresse frustrazioni. Adesso andiamo a vederlo. Papa e 6 di bastoni nuovamente. Io credo che qui ci sia bisogno di mettere un'etichetta alla relazione, cioè per la serie, che cosa siamo noi? Perché vedo che all'atto pratico è come se fosse una relazione già solida, però è come se verbalmente non fosse ancora stata ufficializzata. È come se ognuno dei due aspettasse, anche se voi secondo me un passo in avanti lo farete, però è come se ognuno dei due si aspettasse che l'altro o l'altra vi accogliesse così come siete. Cioè, è come se faceste il discorso del tipo io sono così, ho pregi e difetti, tutto fa parte del mio pacchetto e quando si compra il pacchetto lo si compra tutto insieme, prendere o lasciare. Ed è un po' il discorso che fate tutte e due, secondo me. È come se non foste ancora pienamente sicuri. Andiamo a vedere il diavolo. Un altro diavolo. E un 8 di coppe. Datemi una carta per l'8. Re di pentacoli. Andiamo a vedere anche il 6. 6 di pentacoli e 7 di pentacoli. Dunque, fatemi vedere una cosa. Ragazzi, ho come questa sensazione che l'altra persona potrebbe avere più di un'amicizia, chiamiamola così, nel periodo di aprile,
Perché qui ho come la sensazione che questa persona non sia sicura. Difatti poi terminiamo, andiamo a vederlo, con un re di coppe. Eremita, ecco. Eremita, giudizio che avete già qui e fante di coppe. Questa persona non ci vede chiaro. Io credo che la fine del mese sarà un po' più lenta rispetto all'inizio. Vi devo dire, con questo diavolo io ho come la sensazione che la passione tra di voi potrebbe essere veramente forte. Però è anche vero che c'è come qualche forma mentis, qualche tipo di credenza, qualche tipo di struttura mentale che fa sì che la persona prenda un po' di tempo, secondo me, alla fine. Io non credo che questa persona voglia, diciamo, giocare, semplicemente sta valutando due conoscenze o due interessi, due persone diverse. E ragazzi, purtroppo non riesco a garantirvi che sarete voi quelli scelti. Guardate magari il segno zodiacale dell'altra persona e poi incastrate le letture. Però devo dire che si finisce con un bel po' di confusione. Anche voi qui avete un 3 di spade, c'è come qualche delusione, secondo me, alla fine del mese, che non è necessariamente detta, cioè non è necessariamente una rottura, però è un qualche cosa che magari si andava costruendo nel mese di aprile che alla fine del mese potrebbe avere come uno stop, mettiamola così. Però vi devo dire che la camera da letto secondo me è bollente, nel caso abbiate già, anzi nel caso consumerete e se per caso siete già intimi sarà un punto di potere quello. Diciamo che con la carta del giudizio, ragazzi, quello che sento è che avrete questa visione più ampia, non tanto della relazione in sé, ma secondo me proprio del vostro modus operandi all'interno delle relazioni in generale. Per esempio, potreste iniziare ad osservare le vostre dinamiche di comportamento, e cioè nel momento in cui una cosa magari può diventare un po' più seria, tendo a scappare. Perché? Perché ho paura di non essere visto, ho paura di non essere accettato, ho paura di non andare bene così, quindi mi chiudo. Però poi qui c'è una sacerdotessa, quindi è anche la temperanza alla fine con l'imperatrice, quindi secondo me c'è come un ritrovare una sorta di stabilità. Riferendomi all'energia della vostra persona di interesse, anche qui sento che l'inizio del mese è piuttosto dinamico, potrebbe esserci come un gioco al tu scappi e io ti rincorro, però poi la paura di questa persona è che avete la stessa paura, secondo me, di non essere visti, di non essere accettati, di non essere riconosciuti, ma se la mettiamo da un punto di vista fisico, secondo me qui ci sarà come del pepe nel mese di aprile. La relazione, secondo me, finisce un po' come è iniziata, cioè un po' così. Non c'è ufficializzazione per adesso, ma perché siete insicuri entrambe. Però una cosa che vi devo dire è che continuerete comunque a vedervi e sarete come in una via di mezzo tra single, perché qui avete 2 9 di pentacoli, e impegnati, diciamo così. Andiamo a vedere che cosa vi vogliono dire anche gli oracoli. Vediamo che altro messaggio c'è per voi. Mm. Abbiamo una bara. Le fini portano a nuovi inizi, crescita, cambio, liberazione, transizione. Fatemi sapere, ragazzi, se questo gruppo di carte con la morte per voi fa riferimento alla fine di una vecchia storia e qui si può aprire un'altra storia. Chiaramente se siete freschi di relazione è chiaro che ci sia come della titubanza nel buttarsi in un'altra relazione. Solitudine. Pensa che essere da solo ha come significato tutto è uno ed è in totale armonia con qualsiasi cosa.
Il più grande tesoro di questo è aspettare silenziosamente durante i tempi di quiete. La solitudine qui è intesa come momento di riflessione, come il disfruttare, come si dice in italiano, approfittare, godersi del tempo da soli, perché ragazzi, noi siamo l'unica compagnia che ci portiamo dietro fino alla tomba, e qui abbiamo la tomba tra l'altro. Quindi se non stiamo bene con noi stessi, se non ci parliamo bene, potremmo essere la nostra peggiore compagnia nella vita. Amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi, condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me sulle credenze limitanti mi potete contattare via mail e tenete presente che lo stesso discorso lo potete fare come autodidatti semplicemente abbonandovi al canale. Lì ci sono decenni dei miei studi evolutivi, quindi studi personali, studi come terapeuta, che io praticamente sto condensando e mettendo lì a disposizione per voi, proprio per aiutarvi nel vostro percorso evolutivo. Sono 4 playlist, sono numerate perché proprio è stato studiato come un corso di formazione, vanno viste in ordine di numero, ok? Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!